Quindi dicevo... Ciao chitarristi, non giriamoci intorno, su questo abbiamo sbagliato tutti. Mi sono fatto mandare alcune cose per giocare, sperimentare, cosa che non facevo da un sacco di tempo, perché riguardando alcuni video vecchi della mia band, soprattutto nei primi periodi, ho sentito delle cose che erano veramente terribili. Si parla di quando avevo circa 16 anni. La cosa mi è venuta in mente perché sperimentando con cavi, cavetti e cose varie mi sono ricordato di quando facevo la stessa cosa, ma non vi dico quanti anni fa. Se vi piacciono i video in cui vi parlo di quando io avevo 16 anni, ditemelo nei commenti. No, prima lasciate like al video, vi iscrivete, poi me lo dite nei commenti. Anche perché di cose da dirvi di quando avevo 16 anni, giuro, ne ho 2. Il problema di base è che non sapevamo come usare l'attrezzatura che usavamo. O meglio, sapevamo quello che normalmente i chitarristi sanno, ma niente che vada oltre la media. Ricordo anche un momento ben preciso in cui il mio cervello mi ha dato uno schiaffo fortissimo e mi ha detto: cerca di capirci qualcosa perché sennò qua diventa pericoloso. Stavamo suonando in un pub, penso fosse tipo il 2013. Io avevo la mia bella pedaliera Digitech con un po' di suoni sopra e ricordo che per suonare lì, in quel posto, dovevamo portare un solo amplificatore. Suonando lì svariate volte durante l'anno, io e l'altro chitarrista della mia band ci alternavamo e facevamo un po' per uno. In quell'occasione io usai l'amplificatore del locale, mentre il mio compagno di band si è portato il suo. Tralasciando il fatto che l'amplificatore che ho usato è uno di quei Fender che hanno il volume tipo a 0 ed è spento e a 1 sono 8 milioni di watt, che non ha senso, i suoni facevano veramente schifo. Qualcosa migliorava quando usavo la mia Blackstar HT50 per ovvi motivi, però in generale tutto quel mondo di menu, sottomenu della pedaliera, frequenze, pomelli, potenziometri, tutte quelle cose erano ancora abbastanza lontane da me. Direi che però ho recuperato bene. In quell'occasione mi ricordo che stavamo facendo le prove dei volumi prima di suonare. E il ragazzo che si occupava della gestione di quello che possiamo chiamare palco, vabbè, lui arriva lì, mentre noi stavamo montando tutto, avevamo appena messo le pedaliere per terra e ci dice: raga, uno di voi due deve cambiare qualcosa perché avete il suono identico e fuori non si capisce niente. Ed effettivamente era una cosa che aveva senso, perché io avevo la mia pedaliera Digitech e dentro ci simulavo il Boss Metal Zone come distorsore, che anche lì, tra tutti quelli che c'erano, non è che avessi fatto una scelta brillante. Mentre Mattia, mio compagno di band, aveva il Metal Zone, quello vero. Tra l'altro mi ricordo quando siamo andati a comprarlo, sembrava di aver portato a casa una Mesa Boogie Mark 5 Ultra. La cosa che ci ha detto quel ragazzo aveva senso, a parte che avevamo chitarre diverse, amplificatori diversi, ma comunque se quello che caratterizzava il suono era così tanto uguale tra di noi, così brutto su entrambe le catene del suono, quello che esce, il risultato finale, non può che essere una cosa terribile. Spoiler, questa cosa mi ha fatto comprare poi il mio Blackstar HT Metal come distorsore. Discorso che abbiamo fatto già in un altro video, ve lo lascio qui sopra. Di base volevo il suono della mia testata in giro anche quando usavo un altro amplificatore, quelli di altre persone. Spoiler, obiettivo raggiunto. E a pensarci ora, a quel periodo il Metal Zone di Boss era uno dei pedali, forse uno dei più popolari tra le band. Almeno tra quelle appena nate nella zona in cui vivo io, se c'erano 5 band e ogni band aveva 2 chitarristi, almeno un chitarrista di ogni band aveva il Metal Zone. Perché tutti facevamo metal, sul pedale c'era scritto metal e allora davamo per scontato che funzionasse. E in un certo senso avevamo anche ragione, perché in quel periodo le pedaliere, quelle belle, come dicevano le persone, dovevano essere fatte di pedalini veri, singoli. Se avevi il multi-effetto non capivi niente. Io non capivo niente. Ma a parte questo, dicevo, avevamo ragione, perché sì, puoi formare e costruire la tua pedaliera con il distorsore, qualche effetto tipo chorus per gli arpeggi. Si parla comunque di pedalini, attacchi, colleghi, accendi, suoni. Fine. Quindi non era neanche così tanto colpa nostra se il risultato faceva così schifo. O forse sì. Di sicuro non era colpa del pedale. Questo pedale che continuo a nominare, se non si è capito, è il Metal Zone di Boss. Uno dei pedali più insultati tra i pedali. E il motivo è solo l'ignoranza. Sì, perché basta capirlo per apprezzarlo. Però facile così, no? Colleghiamo il cavo, suoni, fa schifo. Ah, questo pedale è da insultare. Facciamoci i meme. Facciamo ridere tutti i chitarristi di internet perché questo pedale suona male, costa poco, lo usano tutti e fa schifo. Ma la verità è che tutti sbagliano ad utilizzarlo. Il problema è che questo pedale, il Metal Zone di Boss, viene utilizzato come pedalino, come un qualsiasi altro pedale, mentre non è quello il modo giusto di usarlo. E ora ve lo dimostro. Ovviamente i ragazzi di Musical Store 2005 mi assecondano sempre e mi hanno mandato il Boss Metal Zone. Questa è la versione nuova, quella Wazacraft, però di base è comunque il Metal Zone che tutti conosciamo. Per provarlo però ho bisogno anche di un amplificatore. Qui ne ho 5000, ma ho voluto prendere un amplificatore grande come il pedale. E infatti
Soundstation mi ha mandato il suo Quark 45. Me l'ha mandato un sacco di tempo fa e io l'ho tenuto qui. Tante volte lo vedete lì dietro, ci ho fatto anche un video completo sul canale, ve lo lascio qui sopra così potete vedere tutti i dettagli dell'ampli. Comunque di base sappiate che è un 45 watt con pre-valvolare, leggerissimo, piccolissimo, potentissimo, purissimo e levissimo. Il fatto che sia così piccolo non è il motivo reale per cui l'ho utilizzato, c'è una ragione ben specifica ma la scoprirete più o meno alla fine del video. Se ci arrivate poi lasciate un bel commento qui sotto e commentate con l'emoji di una carota. L'errore principale dell'utilizzo sbagliato di questo pedale è il collegamento. Infatti, come vi dicevo, tutti lo usano come pedalino con l'amplificatore in maniera super tradizionale. Quindi l'errore è collegare il cavo della chitarra al pedale, all'input, e poi collegare il pedale all'input dell'amplificatore. Questo è sbagliato. Ora, per dimostrarvi che questa cosa fa abbastanza schifo, lo collego in quel modo, suono un paio di cose, ve le faccio sentire. Ditemi nei commenti se riconoscete il Metalzone, sicuramente sì, per la zanzara che ti fa il trapano nei timpani si riconosce. Ora, per tanti chitarristi può essere già un buon suono, forse. Cioè, mi ricordo io quando ho messo le mani per la prima volta su questo pedale, era il periodo in cui iniziavo a girare pomelli, iniziavo a provare un po' di suoni ed era un suono talmente strano e completamente diverso da tutto quello che avevo sentito fino a quel momento. Mi ha preso benissimo. Usare il pedale da solo non era così impossibile, il problema era usarlo nella band. Il suono dal pedale, se ti sbatti un po' lo trovi, ma quando inizi a suonare con un altro chitarrista, con una batteria e un basso, il suono della tua chitarra sparisce. Diventa piccolissimo, sottile, non si sente. Quando ho capito come si usava veramente il Metalzone mi si è aperta la testa perché mi è caduto proprio qua, secco. Se guardi c'ho la forma. Ora, il Quark 45 è un amplificatore perfetto per spiegarvi come usare il Metalzone nel modo giusto per due motivi. Il primo è che ha il send e return, quindi ha il loop effetti. Per ora, che questo amplificatore abbia un preamplificatore con la valvola, ce ne frega poco. Ci interessa il finale di potenza, che è 45 watt. Infatti, l'utilizzo che dobbiamo farne è usare solo il finale di potenza di questo amplificatore, mentre il Boss Metalzone viene usato come preamplificatore. Praticamente sostituiamo tutta la parte iniziale dell'amplificatore con il pedale di Boss, che è anche ottimo per grattarsi le sopracciglia. C'è una differenza enorme tra l'usare il Metalzone come distorsore classico rispetto ad utilizzarlo come preamp. Usando il Metalzone come pedalino tradizionale normalissimo, succede che il segnale parte dalla chitarra, entra nel pedale, esce dal pedale ed entra nell'amplificatore. Nell'amplificatore passa poi nella sezione del preamplificatore, poi nel finale di potenza e poi va alla cassa. Il suono viene quindi influenzato dal Metalzone e successivamente, ok, viene influenzato ancora dal preamplificatore del nostro ampli. Se mi seguite da un po' lo sapete, questa parte dell'amplificatore è quella che caratterizza di più il suono che esce. Quindi è la parte in cui il suono viene plasmato, modificato e scolpito. E il problema sta proprio lì. Se invece usiamo il Metalzone come preamp, il suono entra nel pedale, finale di potenza dell'amplificatore, cassa e fine. Ora, a parità di settaggio, vi farò sentire cosa intendo. Prendo chitarra, cavo, pedale, cavo, entro nel return dell'amplificatore qui dietro e prego. Non nel senso, speriamo che vada bene, prego nel senso che mi avete detto grazie nei commenti. Se avete preso in giro questo pedale almeno una volta nella vostra vita e vi ho fatto cambiare idea, iscrivetevi al canale e lasciate un bel like al video qui sotto, così almeno vediamo quanti hanno sbagliato a usarlo. Dai, lascio qui lui. Intanto ringrazio tantissimo i ragazzi di Musical Store 2005 per avermi riacceso la memoria su questo oggetto bellissimo in realtà, e i ragazzi di Soundstation che mi hanno messo a disposizione il Quark 45. In descrizione trovate tutti i link, pedale, amplificatore e anche delle chitarre che ho utilizzato nel video. Ora siamo al punto in cui vi svelo qual è il motivo vero per cui ho usato questo amplificatore. Non potevo dirvelo prima, se no vi spoileravo
come si usa il Metalzone. Ora, ascoltate questo e poi commentate con le emoji della carota, Ho usato il Quark 45 perché se decidessimo di usare il Metalzone come preamp nella nostra pedaliera, poi ci servirà un finale di potenza che sia fatto bene, potente abbastanza, e che però non sia un camion del trasloco da portarci dietro. E cosa c'è di meglio di questo? È piccolo, potente, ha il send and return, quindi possiamo usarlo come solo finale di potenza. Manca una cassa, ma quella se andate in giro a suonare non vi serve. No, non è vero, trovate quella che c'è lì. O comunque, se anche avete la vostra cassa preferita, potete usare questo. Ah, e poi la cosa più bella, costa pochissimo. Quella è la cosa più bella. Giù con le carote adesso.